Buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera. È lunedì 18 dicembre, ergo una settimana al Natale. Quindi editoriale di quest'oggi, di questo lunedì post vittoria per 3-0, un bel regalo di Natale, anche se comunque ci sarà una partita prima, cioè quella di Salerno, tant'è che l'editoriale non andrà in vacanza, non ci sarà ovviamente lunedì prossimo che è Natale, ma lo anticiperemo magari direttamente nel weekend, sperando di fare anche le pagelle, perché come al solito speriamo di portare a casa una vittoria. Se volete mettere like, se volete fare un commento, se volete ricondividere il video e iscrivervi al canale, sono tutte queste le azioni possibili durante questo editoriale, che parto subito a un po' snocciolare, perché oggi abbiamo 5 argomenti diversi. Mi metto nel solito angolino. Il primo è eppure sarebbe solo il 18 dicembre, perché questo è, siamo solo e soltanto al 18 dicembre, siamo lontani 9 punti dall'Inter che intanto ha vinto a Roma, vero? Hai recuperato 2 punti alla Juve, vero? Ma sempre il 18 dicembre, è ancora molto presto per paradosso, non è nemmeno finita il girone di andata. Numero 2, parleremo di questo nemico imbattibile che è strisciante da 3 anni a questa parte, ogni tanto bussa alla nostra porta. Quest'anno la porta gliel'abbiamo proprio spalancata e non riusciamo a richiuderla. Numero 3, sempre di questo argomento parleremo all'incirca, cioè il sarto distratto che rovina la buona stoffa. Prenderò un po' in prestito una frase storica del presidente Berlusconi. Cercasi personalità. Perché non è un caso che la partita di ieri è stata emozionalmente tranquilla per il Milan, e non è un caso rispetto ai giocatori che erano in campo. E poi un plauso va fatto in fondo al nostro settore giovanile, che quest'anno ci sta dando veramente una grande mano, probabilmente ce la darà ancora di più negli anni prossimi, e c'è da dare qualche bel complimento qua e là. Allora, numero 1, è molto semplice. Abbiamo vinto molto bene, tra l'altro una vittoria tranquilla che non arrivava da un po' di tempo. Il Monza ha tentato e ci ha messo anche un po' in difficoltà, soprattutto dopo l'infortunio di Pobega. Quei 10-15 minuti di assestamento dopo l'infortunio di Tommy, qualcosina abbiamo lasciato sul campo, filtro ce n'era un po' poco. In linea di massima il Milan è andato in campo con uno sistema di gioco un po' particolare, figlio delle assenze, figlio dei rientri forzati dell'ultimo minuto, tipo quello di Simon Kjaer, che praticamente aveva un solo e soltanto allenamento con la squadra. Insomma, abbiamo anche dovuto metterla un po' in maniera strana giù la formazione, anche in base a quello che erano le nostre necessità. Ha funzionato, soprattutto la metacampo in su, la metacampo in giù. Non abbiamo lasciato niente di eccezionale al Monza, però il Monza, passata la prima pressione, si ritrova spesso a riversarsi la nostra metacampo. Buon per noi che, uno, il Monza è stato un po' sterile, e due, noi siamo stati alla fine bravi, perché comunque se prendi un tiro e mezzo in porta in tutta la partita, ci devono essere per forza anche i tuoi meriti. E in tutto ciò i meriti arrivano anche da quello che è questa sorta di calendario che adesso ti sta un po' sorridendo, perché dopo la partita di ieri avremo la Salernitana a Salerno e il Sassuolo in casa. E quindi dovremmo essere bravi noi a questo punto a portarlo un po' dalla nostra parte, visto che in teoria il calendario è a favore e la possibilità di fare 9 su 9 c'è. I primi 3 li hai portati a casa, se non li facciamo siamo proprio dei ciucci, si può dire? Dipenderebbe molto da noi sbagliare questo approccio alle prossime 2 partite, che ti consentirebbero sicuramente di mangiare qualche altro puntincino davanti, sicuramente, e soprattutto scavare anche il solco dietro, cosa che avevamo fatto magari un mese e mezzo fa, quando guardavamo soltanto in avanti e mai all'indietro, e invece nell'ultimo mese un po' all'indietro ci è toccato guardare. Detto ciò, è il 18 dicembre. Non è per ripetere, lo sappiamo tutti che il 18 dicembre
Questo per dire che la stagione è talmente lunga e talmente piena di intoppi per chiunque, che gettare la spugna e limitarsi a dire: "Gareggiamo per il quarto posto a dicembre" è talmente una diminuzione sia per la rosa, sia anche per quello che può essere il proseguo della stagione, cioè dire costantemente a una rosa: "Corriamo per il quarto posto, giochiamo per il quarto posto", eccetera. Per me la induce anche un po' a sedersi. Un po' di fuoco in questa stagione ci vuole. È un po' di tempo che non accendiamo 'sta stagione. L'abbiamo spenta, ai primi di ottobre, quando c'è arrivata la prima valangata di infortuni. E nemmeno la Champions quest'anno è riuscita a riaccendere la nostra stagione. Si è riaccesa una sera col Paris. Ma in realtà la nostra stagione, lo stadio stesso anche ieri era un non nelle sue serate migliori. Bisogna accendere assolutamente la stagione perché, ripeto, è solo il 18 dicembre e sarebbe un peccato mortale lasciar scivolare via la stagione perché, dopo ne parliamo, la buona stoffa c'è, 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 c'è. Vado avanti a proposito di questo. Un nemico imbattibile o che non si può battere. Sarò corto, sarò breve. In realtà siccome sono 3 anni che ne parliamo, è inutile che mi sto a ripetere. Quest'anno dall'emergenza infortuni siamo passati all'ecatombe infortuni. Sono 2 mesi e mezzo che questa emergenza persiste per colpa nostra, poi anche per, problemi diciamo così esterni come le troppe partite, i troppi impegni, qualche infortunio di troppo che ci ha condizionato, che può capitare, tutto quello che volete. Le scusanti sono tante, però 2 mesi e mezzo di emergenza infortuni, cioè quasi tutto ottobre, tutto novembre e metà dicembre e ancora probabilmente ci dovremo convivere, è troppo e soprattutto è impossibile non legarlo a degli errori umani ormai. E anche se non lo possiamo sapere, perché ovviamente non possiamo saperlo, non essendo all'interno della struttura di Milanello, ma parlando anche con esperti del settore, medici, fisioterapisti, eccetera, che di questo campano e anche non avendo i dati in mano, ormai si espongono e dicono che è innegabile che non ci possa essere anche una concausa umana. Ora, siccome l'abbiamo anche ammesso noi stessi come Milan che qualcosa si è sbagliato, il problema grosso adesso è la seconda parte, che non riusciamo a battere questo nemico, cioè l'emergenza infortuni che 2 anni fa ci è arrivata come un tram in faccia, ma siamo riusciti a bypassarla anche perché avevamo smesso di giocare 3 volte a settimana, perché siamo usciti dalla Champions. L'anno scorso l'abbiamo superata dopo l'inverno, un po' per il mondiale con la lunga sosta e un po' perché praticamente abbiamo quasi scisso in 2 la rosa, cioè mettendo gran parte dell'energia sulla Champions e spesso rivolgendo al campionato una sorta di squadra B. Quest'anno con l'Europa League non lo potrei fare. Io spero che trovino una soluzione. D'altronde io non lo posso fare, nemmeno voi che siete da casa, nessuno lo può fare di noi, se non sperare che questa cosa cambi e migliori, non solo a parole, perché le parole ormai le porta via il vento. I fatti sono che in 2 giorni si sono fatti male altri 3 giocatori dal punto di vista muscolare, 2 probabilmente un pochino più gravi, cioè Pobega e Musa. Spero che Okafor sia soltanto veramente una contrattura che sciogliendola in una settimana torni a posto, però 3 problemi muscolari in 2 giorni, dopo tutto quello che c'era capitato, non ci voleva e non è sfortuna. E qui arrivo al terzo punto. Cioè, il sarto distratto non è tanto il mister, quelle questioni tattiche, eccetera, ne abbiam già parlato, insomma, di questo non voglio soffermarmi su questo. Io parlo proprio in generale, il sarto Milan rischia di rovinare tra l'altro la stessa stoffa che si è comprato, cioè come se lo stesso sarto
non è che gli viene data la stoffa da qualcun altro, ma si è andato a comprare la stoffa in merceria e adesso la sta pure rovinando. Cioè, è lo stesso Milan che sta rovinando la sua stessa stoffa. Ehm, ed è particolarmente grave perché quest'anno la stoffa è di qualità superiore rispetto agli ultimissimi anni. Magari in qualche posizione di campo saremmo anche peggiorati, c'era qualche giocatore migliore 2 anni fa, 3 anni fa, l'anno scorso, eccetera. Io ne faccio un discorso molto più generale di rosa, di pacchetto di 25 giocatori, di profondità di reparti, di giocatori interscambiabili, di giocatori che possono darti una mano anche a gare in corso, di quei 24, 25 giocatori che compongono la nostra rosa. E io continuo a pensare che la stoffa di quest'anno sia di ottima qualità. Non sarà una stoffa completa, non sarà il cashmere più pregiato, ma se non è cashmere è quantomeno una seta molto pregiata, è qualcosa di gran pregio la rosa di quest'anno, ma lo vediamo sul campo anche con le nostre tante difficoltà. Lo vediamo con guarda, rispetto all'ultima partita, un mese di Tijani Renders ha tirato la carretta, ha fatto male nell'ultimo mese e poi nelle ultime si è ripreso, adesso ha appena avuto un attimo di qualche compagno di qualità di fianco. Lo stesso Okafor che ha messo insieme quel bello strappo per andare a fare il terzo gol a Newcastle e il gol di ieri e poi si è dovuto far male un'altra volta. Tanto per dire nuovi, lo stesso Jovic che aveva fatto qualche cosa di buono tra gol e assist nelle ultime partite, per non parlare degli altri che hanno reso tanto, lo stesso Musa, Loftus-Cheek che adesso è da un mese che sta facendo discretamente male, non riesce mai a mettere la quarta marcia, ma lo vediamo. Insomma, Chukwueze che ha fatto gol a Newcastle, insomma, qualcuno sicuramente me lo sto perdendo per strada. Pulisic su tutti, che per continuità di rendimento ci sta facendo vedere che è un giocatore che su quell'auto di destra ci ha fatto fare un salto di qualità enorme, enorme. Anche per costanza di rendimento e nell'ultima col Monza pure per applicazione. La stoffa c'è. E per il discorso che facevo lì in alto, che è solo il 18 dicembre, questa benedetta stoffa non va rovinata. È un peccato mortale rovinare la stoffa di quest'anno. Non si può. Poi puoi arrivare secondo, perché c'è un avversario più forte di te, gli stringi la mano, gli dici bravo, hai vinto. Perché è stato più bravo lui, non perché ti sei suicidato tu. E noi invece nell'ultimo mese e mezzo ci siamo proprio suicidati. Già siamo partiti con una rivoluzione a metà che un po' non favorisce le cose. In più, se ci mettiamo pure il carico che un terzo di rosa costantemente è fuori o acciaccata o tira la carretta, quindi al massimo gioca da 5,5-6, oppure rientra e quindi gioca da 5,5-6, oppure è costretto a giocare fuori il ruolo e quindi gioca da 6 e non di più. Insomma, sta benedetta stoffa, ci vogliamo fare un vestito oppure la vogliamo tagliuzzare e rovinare costantemente? Eh, questo è veramente il peccato più grande di questa stagione finora, non aver visto realmente questa benedetta rosa poter rendere per quanto vale. A proposito di questo, personalità. Per me non è un caso che ieri il Milan non è andato sotto di testa a un certo punto della partita, anche quando si è fatto male Tommaso Pobega, perché la personalità non la compri sul mercato, la costruisci negli anni, oppure ce l'hai dentro di te da sempre, però non la puoi regalare all'avversario costantemente. Noi ogni tanto qualche difetto di personalità l'abbiamo avuto quest'anno. Simon Kjær non sarà più un difensore spendibile 3 partite a settimana, non sarà magari un difensore spendibile per grandi eventi, ma è qualcuno che ci deve essere assolutamente all'interno di una rosa. E lo abbiamo visto quanto anche ieri ha parlato tanto, tantissimo con Simic, ha parlato spesso con Tomori, dopo il primo gol si è avvicinato, è andato a parlare con Maignan, l'altro giocatore di personalità che il Milan non si può permettere di perdere, perché la personalità, lo ripeto, non si compra sul mercato, se la perdi, poi andartela a riprendere non è così semplice,
al di là delle qualità tecniche dei calciatori, un po' di personalità, di carattere, di esperienza, di tutto quello che serve ogni tanto anche sul campo. Il Milan un po' ha peccato di questo, ne è stata un po' priva. È stato sprovvisto il Milan di personalità. Rimettere dentro ogni tanto, non è che questa è l'apologia di Simon Kier, assolutamente no, però ogni tanto un giocatore che ti guarda negli occhi, ti dice la frase giusta, ti dà il tempo giusto della giocata perché magari non è il momento giusto di correre e di spaccarsi in due perché sei in vantaggio 2-0 e c'è qualcuno dietro che ti grida e ti dice dove caspita vai, fermati, siamo in vantaggio 2-0, tranquilli, amministriamo. Come è successo col Monza ieri. Non ci siamo praticamente mai disuniti, anche quando eravamo in vantaggio, cioè da subito. Siamo rimasti più o meno compatti sempre ed hai portato in porto la partita. Un po' di personalità in più, a questa squadra servirebbe ancora di più, per paradosso. Chiudiamo col settore giovanile, cioè l'opposto. Un settore giovanile che, se riesco, ve lo linko direttamente al video, se mi ricorda come si fa. Se no, ve lo potete andare a ritrovare nel canale. Erano 5 giocatori della primavera pronti per esplodere. Avevamo fatto i nomi di Zeroli, di Eletu, di Simic, di Camarda e di mi manca il quinto, che in questo momento non mi viene. Però, detto ciò, di Bacune, l'altro è il nostro terzino destro, Bacune. Il settore giovanile quest'anno soprattutto ha una primavera di altissimo livello. Lo vediamo anche praticamente con tutta la difesa che era su, con la prima squadra è riuscito a portare a casa un punto nel derby primavera, perché in prima squadra c'erano praticamente tutti i nostri difensori o quasi. In un settore giovanile che ha lavorato benissimo, non quest'anno, non l'anno scorso, ma gli anni precedenti, e poi adesso in primavera raccoglie i frutti di quello che tra l'altro hai fatto anche l'anno scorso, perché ad esempio lo stesso Simic arriva al mercato estivo dell'anno scorso. Su Giancarlo, che dire, è stato un grandissimo esordio, al di là del gol, perché ha dimostrato di saperci stare, al di là di tutto. È ovvio che è un ragazzo di 18 anni, magari la prossima partita farà male, quindi può capitare il sali e scendi di prestazione quando hai 18 anni, però l'impressione che sapesse stare in campo, sapesse reggere anche un po' San Siro, il fatto di giocare la palla e di non sbagliare praticamente un appoggio, vuol dire che era sicuro di se stesso, non ha sbagliato un controllo, non ha sbagliato un appoggio. Di quello che dicevo poco fa, la personalità ogni tanto ce l'hai anche dentro, oltre a costruirtela negli anni, devi averla anche un po' dentro. E questo ragazzo la personalità ce l'ha, oltre che tutto un discorso tecnico che ovviamente potrà andare a migliorare anche se già di buon livello. Detto ciò, complimenti alla primavera, complimenti a chi l'ha costruita negli anni e devo dire complimenti anche a chi la sta allenando, perché se i ragazzi sono già così ben pronti per poter esordire, evidentemente il lavoro che viene fatto alle spalle e sotto nelle varie categorie è un lavoro di buonissima qualità. Io ho chiuso con l'editoriale di quest'oggi, ci ritroviamo direttamente tra poco per Mattino Milan delle 10, poi via tutti i nostri appuntamenti, 13 lanci, 16 talk e alle 19 torneremo con la lavagna tattica di Milan Monza. Grazie a tutti, buona giornata, buon lunedì, se volete mettere like in uscita, altrimenti a dopo.